servono per classificare le procedure di sperimentazione animale. Sono descritti e regolamentati dalla legge e vengono usati per decidere se autorizzare o meno un esperimento che coinvolga gli animali. Sono Tommaso Virgilio e oggi vi parlo di cosa sono i severity degree, perché esistono e quali sono le loro implicazioni. I severity degree, o livelli di gravità, classificano le procedure effettuate sugli animali a scopo sperimentale in base al livello di sofferenza, paura o impatto sulle condizioni generali. Vanno da 0 a 3. Il livello 0 indica interventi e pratiche che non implicano nessuna sofferenza o stress, come ad esempio uno studio di osservazione del comportamento degli uccelli selvatici. A livello 1 troviamo le procedure che causano un lieve stress o un dolore di breve durata, a partire dall'iniezione con un ago per somministrare una sostanza o prelevare un campione di sangue. Il livello 2 è assegnato quando un animale è soggetto a sofferenza, paura o peggioramento delle condizioni generali di entità media, ad esempio nel caso di una procedura chirurgica sotto anestesia generale, come una castrazione. Rientrano in questa categoria anche le procedure di entità lieve ma ripetute nel tempo. Infine, a livello 3, troviamo le procedure più severe, quelle nelle quali l'animale sperimenta una grave sofferenza. Gli esperimenti di livello 3 sono utilizzati in casi estremi, quando sono fondamentali per lo sviluppo di cure salvavita o terapie per condizioni critiche, come nell'ambito della ricerca su alcuni tipi molto aggressivi di cancro, sclerosi multipla, paralisi spinale, sviluppo di valvole cardiache o trapianti. Nel 2023, in Svizzera, il 39% degli esperimenti che ha coinvolto gli animali è stato di livello 0, il 28% di livello 1 e altrettanti di livello 2, mentre solo il 5% sono stati di livello 3. Relativamente pochi, ma fondamentali perché si occupano delle malattie più gravi. Il livello di gravità viene definito prima di iniziare un esperimento, sulla base della sofferenza massima che potrebbe causare. Questo permette alle commissioni etiche pubbliche di valutare ogni singolo esperimento, soppesare i benefici rispetto all'impatto sull'animale e approvarlo o meno. Più alto è il livello di gravità, più severa è la valutazione. In caso di approvazione, i ricercatori devono controllare regolarmente gli animali per essere sicuri che la sofferenza non superi quella autorizzata. A prescindere dal livello di gravità, ogni esperimento sugli animali viene autorizzato solo se non esistono altri metodi per raggiungere lo stesso risultato. L'obiettivo della comunità scientifica è quello, nel tempo, di eliminare completamente la sperimentazione animale, a partire proprio dalle procedure che causano più sofferenza. Tuttavia, ad oggi non abbiamo ancora metodi alternativi sicuri ed efficaci per tutti i tipi di ricerca. Il cammino deve essere graduale. Se ci fermiamo troppo in fretta, togliamo alla ricerca la possibilità di continuare a fare progressi, soprattutto nella lotta contro le malattie più gravi.